Ciao ragazzi, sono Daniele, un membro del gruppo Triumph 800 900 1200 Italia e sono qui per questo video. Appunto, come promesso sui commenti su Facebook, mi è stato chiesto, in quanto ex possessore di Triumph 1200 XCX, una piccola comparativa. Le mie impressioni, premetto, non sono un tester, sono un meccanico. Come vedete, lavoro in questa piccola officinetta, Josephine Garage. Mi è stato chiesto, in quanto appunto ex possessore, io mi sono trovato molto bene e questo credo che abbia destato un po' di curiosità. Parto subito a bomba, vi darò pro e contro e vi darò un paio di su quegli suggerimenti, se si possono chiamare così, delle migliorie che ho fatto sulla moto in questo breve periodo di tempo in cui l'ho utilizzata. Perché mi sono trovato meglio rispetto al 1200 a primissimo impatto? Soprattutto per la sua grande leggerezza, 198 kg a secco che diventano circa 215, 218, 220 col pieno, a differenza di circa col pieno sul 1200 siamo intorno ai 260-265 kg, diciamo che 40 kg di differenza via per sgrossarla sono tanti. Per quanto mi riguarda sono veramente tanti, soprattutto nelle manovre da fermo, visto e considerato che appunto io sono alto 1,75 m. Tiger 1200 XCX io con la sella bassa toccavo in punta di piedi, questo mi è costato un paio di frecce, l'ho appoggiata per terra durante parcheggi, classica situazione in cui manca l'appoggio e quindi bam, si va per terra perché non c'è speranza di tenerla su. Qui invece con la sella alta, come vedete che sto tenendo, tocco benissimo con entrambi i piedi, con entrambe le piante. Eccomi qua, una e una, due. Quindi direi che anche questo è un grosso plus per me. Premesso, io viaggio praticamente da solo, la mia compagna ha una moto, quindi ci smezziamo appunto i carichi. Un altro grosso vantaggio che a me è piaciuto molto è la prontezza del motore ai bassi. Il 1200 ha un gran motorone, dicono motore maturo, io dico motore un po' troppo spalmato. 136 cavalli se non ricordo male, 137, ma molto molto liquidi. In alto una bestia ovviamente, questa però ai bassi ha una bella uscita di curva, vi porta via molto bene. Porta via molto bene perché comunque appunto leggerezza, coppia rispetto anche all'800, ho guidato anche l'800 quindi l'ho avuto per 1 anno e mezzo e su questo punto di vista non c'è confronto col vecchio 800 onestamente. È molto comoda la moto, a dispetto di quello che vi si dice nei vari test. Io 1,75 appunto non ho trovato grosse turbolenze sulle spalle, ha dei deflettori che sono più piccoli rispetto a quelli del 1200, il 1200 come protezione aerodinamica nettamente superiore, ma siamo a livello 10, qua saremo a livello 9 e penso che con un 2 plexiglass aftermarket si riesca a risolvere la questione, insomma, senza grandi problemi. Molto bella e molto intuitiva la moto, come anche i blocchetti elettrici molto belli, molto intuitivi, tanti bottoni per tante funzioni, ma non mette mai in difficoltà durante il viaggio, quindi di questo sono estremamente contento. La moto è molto agile, sempre per quanto riguarda appunto la centratura del peso potenza, e anche il motore è molto più in basso rispetto al 1200. Se voi vedete questa moto e misurate proprio a spanne quanto è basso da terra il motore rispetto al 1200, vi renderete conto che la guidabilità arriva anche da questa soluzione tecnica. Oltretutto i pneumatici da 100 davanti e da 150 dietro anziché 120-170 rendono sta moto veramente molto veloce. Per chi scende da un 1200 forse anche fin troppo veloce, ma credo che ci si possa solo che fare l'abitudine ovviamente. Che dirvi ragazzi, rispetto al 1200 ci sono anche dei contro, ovviamente, come detto un po' di protezione aerodinamica leggermente inferiore. Devo dire che a dispetto delle cilindrate il 1200 resta ancora secondo me il top in quanto riguarda consumi. Io mi sono trovato anche a fare trasferimenti lunghi in autostrada, velocità tranquilla, turistica, 120-130, e praticamente consumano uguale, ma considerando che questa moto ha una cubatura più piccola e meno potenza mi sarei aspettato forse un qualcosina in meno. Premesso che la moto deve ancora fare il primo tagliando, quindi magari credo potrà migliorare un qualcosina sotto questo punto di vista. Per il resto io posso solo che consigliarla, perché sono veramente rimasto estasiato da quella facilità che appunto ti permette dopo un viaggio di 300-400 km di tornare comunque a casa, a farti gli ultimi 100-150 km tranquillo, sereno, senza un grande dispendio di energia.
Non ho ancora fatto delle guide su asfalto asciuttissimo, quindi dinamicamente, ovviamente a livello di angoli di piega, trazione e quant'altro non so essere preciso, perché appunto ho incrociato solo che acqua è umido e freddo che mi ha consentito di dire se l'ha riscaldata, grande cosa. Tutti dicono ah no, ma non serve, non serve. Io devo dire che nelle mie 2 uscite a lungo raggio ho fatto un 500 e circa un 150 km, l'ho usata insieme alle manopole. Differenza rispetto al 1200 delle manopole, qui 3 regolazioni, là solo 2, dici non è tanto, e invece quelle mezza regolazione in più può sempre far comodo. Ricordiamo che la maggior parte delle manopole aftermarket ha la regolazione su 4 posizioni, più averne almeno 3 direi che è l'ideale. Un altro pro rispetto al 1200 è la frenata. La frenata pompa radiale e stilema davanti fanno rendere la forcella perfino morbida, però quello di cui mi sono accorto io è che affonda molto quando freni, se freni tanto, ma perché c'è anche una forza frenante veramente importante. Questa moto si ferma molto prima del Tiger 1200, sia per i pesi, quindi l'inerzia che la moto è diversa, sia per quanto riguarda la potenza dell'impianto frenante. Ricordiamo che qua, a differenza del 1200, non c'è frenata combinata, quindi quando andiamo a premere freno anteriore il posteriore non frena e viceversa. Ciò detto, passo velocissimamente, poi concludo questo video, se no diventa una roba stralunga. Mi è stato anche chiesto, ho fatto alcuni upgrade sulla moto, vi faccio vedere il primo, che sono state appunto le frecce dinamiche. Ho voluto installare le frecce dinamiche, è un lavoro che ho fatto io una volta acquistata la moto, sono le frecce originali